Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco Dria e oggi siamo con Don Ambrogio, ospite a caso, a casissimo su questo canale. Allora, in realtà è venuto a trovarmi per sentire i profumi, è anche lui appassionato comunque di profumi, segue, gli piace la community e oggi in realtà ne approfittiamo, gli faccio qualche domanda, siccome anche lui ovviamente essendo Don Pastor, come si dice in italiano? Prete. Prete. Allora ne approfittiamo per fare anche qualche domanda, conoscerlo un po' di più. In ogni caso vi lascio in descrizione il suo link sia TikTok che di tutti gli altri social se volete dargli un'occhiata. Allora, prima domanda è quando e come sei diventato prete? Com'è successo? sono diventato prete 7 anni fa, nel 2016, avevo 25 anni allora, e comunque è stato il frutto di un lungo cammino in realtà, perché ho cominciato a pensare a questa vita che sentivo mi attirava veramente tanto, mi dava soddisfazione più di qualsiasi altra vita possibile scelta che avrei potuto fare già dai 18-19 anni, e quindi ci ho messo almeno 6-7 anni per capire bene questa cosa, fare poi il percorso del seminario con lo studio e quant'altro, e alla fine diventare prete. Ma è una cosa che è già partita, cioè avevi già comunque uno spunto quando eri piccolo? Sei stato cresciuto comunque cristiano, praticante, oppure i tuoi non c'entravano niente con la chiesa? I miei mi hanno sempre testimoniato la loro vita cristiana, Okay. e quindi anche da piccolo mi portavano a messa, mi hanno dato anche i sacramenti, la cresima ok. e quant'altro, solo che a un certo punto anche questa vita l'ho poi scelta io chiaramente, e sì, mi sono interrogato un po' come fanno tutti, cosa voglio fare da grande, cosa... Alla fine tutti cerchiamo la felicità, cerchiamo di ottenere il meglio possibile dalla nostra vita, e credo che ovviamente ognuno ha una strada diversa, ha una attitudine, un carattere, dei talenti diversi, e poter trovare la cosa giusta per te, per la tua vita, che ti soddisfa e ti rende felice, credo che sia la cosa più bella, e io ho intuito che questa via era quella appunto di diventare prete. Però, e quindi hai fatto tutto, c'è tutto un percorso, in teoria mio padre ha fatto qualcosa di simile per un momento, però non mi ha mai spiegato molto bene la situazione, quindi c'è proprio un percorso di studi che devi fare per tot anni? Il seminario dura almeno 6 anni, 6 anni, che ok. ti prepara dal punto di vista di studio della teologia, infatti si conseguisce anche il baccalaureato, la laurea insomma in teologia, Ok. e ovviamente anche la formazione di vita, cioè la vita da prete in fin dei conti non è così semplice, ecco, quindi bisogna prepararsi bene anche dandosi una regola di vita che si struttura negli anni. Certo. È molto difficile essere buttati con tanti impegni dalla mattina presto alla sera tardi, e se non hai una bella regola di vita, una sana abitudine, una routine quotidiana, potremmo chiamare così, poi fai veramente fatica e rischi di perderti in tanti impegni, in tante cose da fare, però magari le cose essenziali della tua vita, quelle che ti permettono di trovare energia per quello che fai, li lasci da una parte, come per esempio nel mio caso è la preghiera, che è fondamentale, che dà struttura a tutte le cose che faccio e dà senso poi a quello che io porto avanti. Ok, quindi te comunque poi hai iniziato, c'è una parte in cui cioè, tu comunque lo prendi come lavoro questa cosa, oppure è proprio un percorso di vita, non ti interessa della parte lavorativa, ma è comunque un lavoro perché in società bisogna comunque in qualche modo guadagnarsi il pane. Non so se riesci a capire quello che intendo. Allora, è molto di più di un lavoro. Mentre una persona può dire il mio lavoro mi serve per vivere, per Certo. guadagnare, magari qualcuno lo fa anche con soddisfazione perché è il lavoro che gli piace, per me è proprio una vita, cioè non ho vacanze, io anche quando sono via, che ho una giornata libera, di per sé non è che smetto Certo. di essere quello che sono. Se una persona mi ferma per strada e ha voglia di parlare, ha bisogno di parlare, lo ascolto volentieri, cioè questo fa parte per esempio della mia vita, e credo che non sia un limitarsi a l'orario di ufficio o gli impegni che ho, che tengo in agenda, che comunque sono tantissimi, ma secondo me bisogna anche essere aperti, almeno nel mio campo, a qualsiasi occasione che c'è, soprattutto nell'incontrare le persone, ecco, soprattutto. Infatti questa cosa a me in realtà mi ha sempre incuriosito molto e mi è piaciuto molto. Io in realtà sono stato cresciuto anch'io come cristiano praticante, e mia madre, soprattutto mia madre è bosniaca, è dalla Bosnia, ed è scappata dalla guerra nel momento in cui là c'era la divisione per il comunismo, anche per la questione delle religioni. Certo. Quindi anche se lei è bosniaca, poi io e mio fratello, quando poi siamo nati qui in Italia, comunque abbiamo potuto prendere una seconda cittadinanza, e lei invece che darci la bosniaca perché era maggioranza musulmana, ci ha dato la seconda cittadinanza croata, perché Ok. si poteva scegliere essendo cristiani cattolici. Ma questa cosa non l'hai mai detta sul tuo canale? No, non l'ho mai detto, non È parlo, uno scoop. non parlo quasi mai in realtà di me così sul Credo canale. che insomma i tuoi utenti apprezzano quando se un giorno Sì. vorrai raccontare la tua storia.
la tua vita. Fatemelo sapere nei commenti. Scrivetelo nei commenti se vi interessa, ma secondo me sì, farei tante Ok. visual, perché le persone interessa il percorso di vita. Anche a me lo chiedono tante volte, appunto, come hai chiesto tu, Sì, ma sì. dove è nato il tuo percorso, perché sei diventato prete, quanto tempo ci hai messo. Interessante. Immagino che siano le stesse domande che ti fanno tutti, però. Sì, no, è vero. Però è la cosa un po' che alla fine interessa, perché non è... Tutti se lo un po' chiedono, però non c'è mai quel momento in cui dici ok, ho un rapporto con una persona che più o meno ha la mia età, posso fargli queste domande, capisce quello che voglio dire ed è anche disposto ad ascoltarmi. Certo. E praticamente anche io ho avuto un po' questo sfondo, diciamo così, però i miei genitori dopo mi hanno sempre lasciato un po' scegliere quello che volevo fare. E quando sono arrivato ai 18 anni ho iniziato un po' un mio percorso interiore, e se vedi là in alto c'è anche lì la Bibbia. E diciamo che ho cercato anche io un po' il mio percorso, però io ho il mio percorso interiore che è scollegato completamente da quello che faccio in società, a differenza tua. Ok. Quindi è una cosa che faccio in camera mia, Ok. faccio le mie preghiere in camera mia, faccio la mia meditazione in camera mia, io non faccio non sono proprio cristiano in quel senso lì praticante, Ok. però rispetto e apprezzo tutti i percorsi interiori, tutto quello che le persone fanno. A differenza tua, quello che ti chiedevo appunto della questione del lavoro, è per capire, perché so che tanta gente ha questa cosa come cosa personale, molto individuale, altre persone invece come te hanno la forza di portare questo messaggio, portare invece questo simbolo, questi significati, questa parola anche alle altre persone, quindi volevo capire come riesci a mettere insieme sia il tuo percorso individuale che anche il lavoro, cioè il fatto che comunque devi mangiare. Allora, diciamo che ognuno evidentemente deve costruire un po' sulla propria vita, migliorarsi, deve anche lottare contro quelli che sono le fragilità e i difetti, impegnarsi anche poi in quelli che sono i suoi obiettivi per perseguirli, ecco. E il percorso individuale è importante, non possiamo vivere giustificandoci dicendo beh, io faccio quello che posso, poi tanto ci sono gli altri che in qualche maniera mi vengono in aiuto. Non si può pensare di vivere così oppure trascurare proprio anche se stessi, perché credo che sia una mancanza grave verso anche i doni che ci sono stati dati, Certo. che sono doni potenziali. Cioè non è che noi siamo nati e eravamo già capaci di fare tutto, siamo nati con dei talenti e i talenti vanno investiti in qualche maniera, vanno sviluppati, vanno fatti fiorire nella loro potenzialità perché diventino poi cose concrete, vere, nella nostra crescita, capaci di poi donare agli altri. E io ho la fortuna anche di poter, come dire, vivere grazie anche alla generosità delle persone che non mi fanno mancare niente, ecco, non è che ho una vita, come dire, particolarmente lussuosa o costosa, che cioè vivo veramente con poco, ma non è il mio interesse poter, non so, scalare la mia vita sociale, Certo. diventare, non so, una persona che ha un certo reddito, una certa fascia di nobiltà, ecco, o fare carriera, non è questo Ok. che mi interessa. Quello che mi interessa di più è poter essere al servizio delle persone per quello che sono le mie capacità e anche il mio, se vuoi, ruolo, il mio ministero. E dopo quello che è il poter vivere, secondo me viene anche di conseguenza, cioè alla fine quello che faccio non domando mai soldi a nessuno, ecco. Certo. Se le persone poi sono generose e mi danno qualcosa, io sono sempre molto contento, però tante volte anche quello che mi danno, anzi praticamente sempre, lo giro per le persone che hanno bisogno, che sono in difficoltà, perché io con quello che ho già riesco a vivere più che dignitosamente, insomma, ecco. Molto bello perché è una situazione che tendenzialmente, io ad esempio, te comunque hai studiato teologia, ovviamente, però io di solito quando invece vado a un po' a fare il mio percorso interiore, vado un po' a prendere qualcosa dall'India, vado Ok. a prendere un po' da quelle che non sono neanche magari religioni, puoi prendere qualcosa magari dall'induismo, prendere qualcosa che è dal buddismo, però è un po' più l'insegnamento, diciamo, senza etichette, che hanno dato a livello interiore certe persone nella storia, come può essere anche Gesù Cristo, come può essere anche, non so, Gautama, come può essere Gandhi per me. E io, diciamo, cerco di non, di mia volontà, cerco di non apprezzare qualcuno più di un altro, oppure di non legarmi troppo a un determinato filone, però questo ovviamente è una scelta mia. Sì, tu dici io, come dire, ascolto la saggezza dell'umanità, Esatto. che ci ha lasciato in eredità, e cerco di farne tesoro di questa saggezza, di questi loro insegnamenti che ci hanno dato, che sono giusti, chiaramente, sono anche corretti, perché comunque l'uomo nella storia ha selezionato ciò che è stata una saggezza vera, fondata e che ha portato buoni frutti da ciò che invece non porta buoni frutti, ecco. Sì. Beh, già fare questo secondo me è un ottimo percorso di vita, perché comunque ti porta
a cercare il meglio possibile per la tua vita, prendendo tesoro da ciò che gli antichi ci hanno lasciato. Sicuramente è una cosa positiva. Infatti secondo me è quello, alla fine un po' in realtà, io ho un po' paura di parlare di queste cose con te, però vedo che comunque apprezzi. Allora, perché se vedi io là sto indicando praticamente tutti i libri che di solito leggo, ossia i libri che ho letto e i libri che invece devo ancora leggere. E c'è un po' di tutto, a livello interiore trovi qualcosa come respirazioni, quindi esercizi di meditazione, però trovi anche la Bibbia, però trovi il Bhagavad Gita, però trovi anche una parte del Corano, trovo un po' di tutto perché mi è sempre piaciuto imparare, ovviamente, imparare tanto, e poi penso che alla fine dei conti più o meno il messaggio o comunque pratica, detta in momenti diversi nella storia, con culture diverse, persone diverse, quindi messaggeri diverse, però alla fine, come hai detto te all'inizio del video, tutti alla fine cercano quello, tutti cercano la stessa cosa, no? Certo. E secondo me a modo loro si può imparare un po' da tutti. Ovviamente a me piace tantissimo il fatto della devozione, cioè secondo me la devozione cristiana è una delle cose più potenti e più belle che ci sono, perché tu riesci a dedicare veramente, cioè io ammiro, come prima mi dicevi, per la questione di dedicare la propria vita a qualcosa, quando riesci veramente con mente, corpo, anima, energie, con tutto a dedicarla in una cosa sola, è qualcosa di pazzesco. La devozione non è altro che una cosa, che è un'esigenza naturale che noi uomini abbiamo, che è quella di poter manifestare ciò in cui crediamo con dei gesti visibili e concreti. Quindi la devozione, ad esempio, è: faccio un pellegrinaggio, mi metto in cammino, faccio della fatica, faccio un percorso per arrivare in un posto, ok? Per raggiungere un obiettivo spirituale. Oppure faccio il digiuno, è la stessa cosa, è una mortificazione corporale che mi porta a un'ascesi spirituale. Faccio una processione, ok? Una processione per i santi, sono dei segni visibili che hanno in sé un significato che è molto più profondo. Però l'uomo non vive di astrazione, cioè io penso una cosa e automaticamente l'ho già vissuta. No, per viverla devi comunque viverla attraverso segni sensibili, che sono alla fine nella vita cristiana i sacramenti. I sacramenti sono dei segni visibili, simbolici, che simboleggiano la grazia e che la realizzano in maniera simbolica, però sono effettivi, ok? La grazia e la potenza dell'amore di Dio. Quindi non possiamo pensare, come alcuni dicono, no, ma io vivo comunque solo pensando oppure facendo filosofia. Sì, è una parte importante l'uso della ragione e il pensiero, però noi non siamo solo esseri di pensiero, siamo anche esseri concreti, sensibili, che abbiamo bisogno di percorsi sensibili e concreti per manifestare ciò in cui pensiamo e crediamo. Sì. C'è uno scrittore, un filosofo in realtà molto, che mi piace molto, e anche lui diciamo che ha studiato un po' il percorso interiore e ha raggiunto un po' un livello veramente di pace, però senza attaccarsi a niente in particolare. Lui parla molto anche di religione cristiana, lui è Eckhart Tolle, non so se lo conosci. Non lo conosco. Ha scritto un libro abbastanza conosciuto che si chiama Il potere di adesso, Okay. in cui aiuta le persone a proprio staccarsi un po' dalla mente quando non serve. Lui dice: la mente è uno strumento, anche nello yoga in realtà questa cosa viene detta, che la mente e il corpo sono uno strumento, un'accumulazione che abbiamo, e bisogna utilizzarli nel modo corretto quando servono. Se invece continui a utilizzare la mente troppo, o comunque in modo inconsapevole, può anche farti del male, del motivo per cui tanta gente magari può star male. Certo, dopo, se pensi anche chi magari ha dei pensieri un po' depressivi, ossessivi, Sì, è sì. la mente che non riesce più a fermarsi di continuare a fare gli stessi pensieri Come ossessivi. la chiama diarrea mentale. Certo. Ed è un po' quel collegamento lì. E lui dice un po' una cosa che è molto simile a quello che hai detto te. Allora, questo qua è il libro di cui parlavo, Eckhart Tolle. Lui parla spesso anche proprio di devozione, di tutto. È un signore che anche si fa vedere molto sui social, lui utilizza molto i social, e lui praticamente quello che fa, come vi ho detto, è staccarsi un po' da questa etichetta. E niente, non riesco a ricollegarmi a quello che dicevamo prima. Pagina grigia. Pazzesco, proprio, sai, quei blackout mentali, questa pagina assurda. Va bene, insomma, il succo del discorso è: cosa ne pensi dello yoga? Cosa ne pensi della spiritualità senza etichetta? Allora, come ti dicevo un po' prima, secondo me ogni uomo nella storia, quindi nel vissuto della sua religiosità, okay, ha cercato di raggiungere Dio e ha cercato un modo, che i modi sono diventati diversi, appunto si sono anche strutturati nelle religioni, ok? Sì, certo. Che io definisco, cioè molto in maniera molto semplice, i cristiani e gli ebrei
e tutti gli altri sono pagani, nella mia semplificazione estrema, cioè sono altre vie religiose che non hanno seguito, diciamo, la rivelazione di Dio in cui credo, ok? Però ognuno di questi, lo diciamo anche nei documenti ufficiali della Chiesa, ci sono dei semi, dei segnali della presenza di Dio, cioè ogni uomo effettivamente ha cercato Dio in maniera sincera, in maniera vera. Certo. Non è che le religioni sono inventate, no, sono un cammino di ricerca dell'uomo nel poter trovare e incontrare Dio. Ecco, quindi la differenza tra chi è cristiano, secondo me, e gli altri è che chi è cristiano ha continuato questo percorso fino a incontrarlo veramente Dio, in Gesù, ecco, che è il Figlio, che ci ha rivelato chi è effettivamente Dio Padre. Però tutti gli uomini nella loro vita religiosa, e tutti gli uomini sono religiosi, cercano Dio e cercano una via per poterci arrivare, per poterlo incontrare. Quindi anche tutte queste pratiche di per sé sono, ad esempio, questa tendenza dell'uomo verso Dio. Lo yoga è un po', diciamo, yoga in realtà in sanscrito vuol dire unione. Sì. Quindi non immaginarti quella cosa delle persone che fanno stretching, delle mamme Certo. incinta che fanno... No, anche perché mi chiedono magari, ma posso fare yoga? Io dico, guarda, ma se hai bisogno di fare ginnastica, cioè vai in palestra, esatto. fai ginnastica, no? Sai, yoga è una cosa proprio religiosa. Okay. Quindi anche magari dei cristiani mi dicono, ma posso fare yoga? Di per sé no, perché lo yoga è una pratica pagana di per sé, non è che c'entra con il cristianesimo. Se hai bisogno di fare ginnastica, di rilassarti, vai dallo psicologo, vai dal fisioterapista, vai in palestra, che secondo me sono più funzionali in quel senso lì, che forse cercano le persone, perché confondono magari una pratica religiosa con la ginnastica, che non è proprio corretto, ecco. Sì, più che religiosa è proprio una pratica. Loro, ad esempio nello yoga si parla di 118 modi per arrivare, con un termine cristiano, a Dio. Sì. Loro non lo chiamano Dio, lo chiamano rivelazione, realizzazione, illuminazione come quella di Buddha. Lo chiamano a modo loro, però in effetti, come dici te, ognuno comunque cercava di arrivare più o meno alla stessa cosa, e c'è gente che anche ce l'ha fatta, e gente che invece ha costruito qualcosa anche sotto forma di religione. E pensa che nello yoga si dice, a livello pragmatico, quasi a livello come un manuale, quasi manualistico, che ci sono 118 modi per arrivarci. Ok. Uno di quello si chiama Bhakti Sadhana, Bhakti Yoga, che sarebbe lo yoga della devozione. Eckhart Tolle ha fatto un collegamento, ha fatto anche un libro apposta in cui collega il Bhakti Sadhana, quindi questa forma di yoga, la devozione, l'aumentare le proprie emozioni, l'essere devoti a qualcosa, non per forza a una divinità, non per forza alla natura o qualcosa, oggetto, ma qualsiasi cosa, e con la religione cristiana. Lui dice che la religione cristiana è uno dei metodi più potenti proprio perché sfrutti questa cosa qua. Cosa ne pensi? Allora, questa cosa mi fa venire in mente anche una cosa che mi veniva in mente prima riguardo, per esempio, la respirazione. Noi pensiamo che le tecniche di respirazione siano solo un qualcosa di orientale, legato alle religioni orientali. In realtà anche la tradizione cristiana orientale, ma nel senso di Medio Oriente, cioè di Costantinopoli, la parte orientale ortodossa del cristianesimo, ha sempre coltivato nel tempo la pratica dell'isicasmo, che non è altro che una concentrazione e un'attenzione alla respirazione diaframmatica legata alla preghiera, in modo che ogni respiro diventa una sorta di, come dire, giaculatoria, un mantra di preghiera che si ripete in maniera incessante, così che si può arrivare in maniera definitiva alla preghiera incessante. Tu anche quando dormi, dal momento che respiri e sei unito in te, sei unito, monachizzo in greco, sei un monaco, ok? Sei unito in te stesso, mente, anima, corpo e spirito, riesci a pregare anche finché dormi, tramite la respirazione, perché la preghiera comunque non è una cosa mentale, non è solo una cosa sentimentale, ma è anche corporale. Ecco perché ad esempio in chiesa ti inginocchi, anche quello è preghiera con il corpo, e quindi anche il respiro è sempre stato considerato molto importante nella pratica di preghiera dei cristiani, soprattutto la parte orientale, che però comunque anche ultimamente noi in Occidente abbiamo un po' riscoperto. È pazzesco perché ci sono proprio tantissimi collegamenti, cioè sembra di ascoltare le stesse cose che ascolto io comunque tutti i giorni, però con termini diversi. Cioè sembra proprio di, ok, la preghiera può essere in Oriente viene chiamato tipo un mantra, no? Sono i vari mantra. L'Om, ho visto tutto un documentario che parlava dell'Om, che è un po' la figura, in sanscrito viene chiamato il Maha Mantra, il mantra, diciamo, di tutto, come Dio. È come se loro associassero la figura di Dio, del tutto, in un mantra che sarebbe Om.
Om di quanto in realtà sia simile ad Amen, oppure la preghiera o l'essere in ginocchio con certi tipi di sadhana, quindi certi tipi di movimenti di Hatha Yoga. Lo yoga è diviso invece in branchie. La parte della respirazione c'è il pranayama, la parte del corpo, che si cura del corpo, viene chiamato Hatha Yoga, che è quello che fanno in palestra. Oppure ci sono mille altri modi, la meditazione qui in realtà è veramente tanto, tanto connesso a modo loro, però è incredibile, e apprezzo veramente tanto chi riesce veramente a seguire questo percorso interiore e farlo suo e dedicarci la vita. Secondo me ci vuole non solo voglia e costanza, ma anche tanto coraggio. Sì. Perseveranza, ovviamente, cioè, non è una cosa che puoi fare, mi alzo la mattina, oggi sono ispirato, la faccio, domani non ho voglia, non la faccio. La preghiera va coltivata comunque giorno dopo giorno, perché diventi una sana abitudine, diventi una virtù, ok? Faccio una battuta così, magari concludiamo l'argomento. Quando siamo in chiesa c'è la gente che dice sei sempre in piedi, seduto, in piedi, seduto, facciamo un richiamo di gambe, quelli che vanno in palestra. Però effettivamente così, la preghiera ci aiuta anche a vivere il nostro corpo come comunione con Dio, anche nella nostra corporalità. Quindi sì, la battuta ha senso. Va bene, dai, ti faccio l'ultima domanda, perché una cosa a cui sono interessato è, in breve, la tua giornata tipo. Allora, io mi alzo molto presto la mattina, generalmente la sveglia alle 5, dopo magari ho dei giorni che sono un po' più tranquillo, quindi posso dormire un po' di più. Normalmente prego un po' la mattina, perché è il momento della giornata in cui magari non ho messaggi, non ho chiamate, non ho gente che, diciamo, viene subito all'attacco, e dopodiché verso 7:30 celebro la messa in una comunità di suore dove vivo, dipende, o in parrocchia, ecco. E attualmente sto anche frequentando l'università, per cui solitamente la mattina, a volte anche il pomeriggio, ho le lezioni universitarie, e poi ho tendenzialmente o impegni in parrocchia, dal pomeriggio le catechesi, o la sera varie riunioni, vari incontri, oppure mi chiamano tante volte o nelle scuole a fare formazione, o per i genitori delle scuole, o in tante parrocchie, tanti posti mi chiamano, cioè, ma questo è un po' nel mio caso specifico, per fare alcuni incontri di formazione o per raccontare la mia esperienza sui social, la mia esperienza anche come presbitero, visto che sono, diciamo, un po' famoso, a volte mi chiamano per degli eventi, delle occasioni. Non è facile trovare qualcuno che prenda sia la parte digitale e un po' moderna con questo percorso, però è pazzesco. È anche un tuo, perdonami, io non so veramente niente cioè so veramente poco, quindi dal punto di vista di preghiera o comunque di tuo percorso, c'è anche qualcosa nella routine che metti, non so, preghiera o altre pratiche? Allora, noi come preti proprio abbiamo, come dire, un obbligo, ok, di pregare 5 volte al giorno, con, si chiama liturgia delle ore, che sono 5 preghiere, le lodi, le vespri, la compieta, l'ora media, l'ufficio delle letture, che sono distribuiti un po' nell'arco della giornata, appunto, soprattutto la mattina, però dopo c'è metà giornata circa, la sera, e prima di andare a dormire, dopo la celebrazione, che però magari può essere la mattina, il pomeriggio, quello dipende un po' dagli orari. Quindi questa, secondo me, è un po' anche la struttura, cioè i 5 momenti di preghiera sono un po' la struttura cardine della vita di un prete, che alla fine, come dicevo prima, ti aiutano anche a avere quella stabilità, nonostante magari ci sono sempre giornate diverse, impegni diversi, a volte trasferte, viaggi e cose, che però ti dà quella stabilità anche interiore e di comunione col Signore, perché sennò si fanno tante cose, ne faccio veramente tante, però a un certo punto puoi anche esaurirti, bruciarti e dire ma perché sto facendo tutto questo se non ti ricordi per chi le fai, ecco. Wow. Va bene, senti, il video sta diventando enorme, lunghissimo, probabilmente lo dividerò in 2 parti, e in caso io ho ancora 1000 domande, però se avete anche domande voi, per me, per lui, fatele nei commenti, dopo magari troveremo il modo di fare. È già uno youtuber. Perfetto, manca solo il canale. No, in ogni caso, se avete qualsiasi domanda anche voi, potete anche scriverli direttamente su Instagram, o scrivete anche a me se avete domande per me. E in ogni caso, se proprio dovremmo avere altre domande, potremmo anche fare un altro video in futuro, chi lo sa, per qualsiasi cosa. Anche perché siamo della stessa città. Ci siamo incontrati perché io sono veramente del lago di Garda e lui di Verona, quindi cose pazzesche. Va bene, grazie mille allora per essere venuto qua. Grazie a te, un piacere. Di avermi ospitato nel tuo canale. Salutiamo tutti anche stanza Tempio, gli spettatori. E grazie mille anche a voi per aver guardato fin qui. Iscrivetevi ai canali, iscrivetevi anche ai suoi social, vi li lascio in descrizione, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!